Ma è possibile scrivere un programma in BASIC per il Commodore 64 che sfrutti la tecnica della ricorsione? Ciao, sono Alessandro Scola e benvenuto nel mio canale. Oggi parleremo di programmazione BASIC per il Commodore 64 e di ricorsione. E per farlo prenderemo a prestito il famoso gioco della torre di Hanoi. Uno dei più famosi algoritmi che si insegna nelle scuole, che fa uso della tecnica della ricorsione, è proprio quello che risolve il problema dell'enigma della torre di Hanoi. Oggi realizzerò per te 3 programmi. Nella prima parte del video quindi ti farò vedere come realizzare un motore grafico per giocare manualmente alla torre di Hanoi. Potrai quindi impratichirti con questo gioco, provare a risolverlo e magari anche divertirti. Nella seconda parte del video invece andrò a scrivere un programma che risolve l'enigma della torre di Hanoi sfruttando la tecnica della ricorsione. Infine, nella terza e ultima parte, unirò i due programmi creandone uno unico che ti permetterà sia di giocare sia di vedere risolto l'enigma della torre di Hanoi in modo grafico. Vediamo in cosa consiste il gioco della torre di Hanoi, questo gioco inventato dal matematico Edward Lucas nel 1883. In internet ci sono diverse raffigurazioni di questo gioco. Fondamentalmente si hanno 3 pioli. All'inizio del gioco sul piolo di partenza sono posizionati uno sopra l'altro n dischi, posizionati dal più grande al più piccolo a formare quindi una torre. Lo scopo del gioco è quindi quello di spostare tutti i dischi dal piolo di partenza in uno dei 2 pioli rimanenti, utilizzando il terzo piolo come piolo di passaggio. Ci sono 3 semplici regole da rispettare. Prima regola, si può muovere un disco alla volta, ad ogni mossa. Seconda regola, il disco che si muove deve essere sempre quello posizionato sopra alle eventuali pile presenti sui vari pioli. E terza regola, non si può mai posizionare un disco più grande sopra un disco più piccolo. Andiamo a vedere quindi il programma per giocare alla torre di Hanoi. Attendiamo che vengano caricati tutti gli 8 sprites che rappresenteranno i nostri 8 possibili dischi. Siamo pronti? A questo punto il programma ci chiede con quanti dischi vogliamo giocare. Cominciamo con uno. Quindi qua abbiamo la nostra rappresentazione della torre di Hanoi. Abbiamo il nostro piolo di partenza che è sempre il piolo numero 1. Abbiamo il piolo numero 2 che è il piolo d'appoggio, chiamato anche così, e il piolo numero 3 che è il piolo di destinazione dove dovranno finire tutti i dischi. Qui già il programma mi dice che si risolve in una mossa. Qui la soluzione è abbastanza intuitiva, c'è solo un disco da spostare, quindi la soluzione è dal piolo 1 al piolo 3 e non ci sono altri dischi. Quindi abbiamo completato. Giochiamo ancora con 2 dischi. Anche qui la soluzione è abbastanza intuitiva, andiamo a spostare prima il disco numero 1 dal piolo 1 al piolo 2, quindi stiamo utilizzando il piolo d'appoggio, cosiddetto. A questo punto abbiamo liberato finalmente il disco numero 2 che possiamo spostare dal piolo 1 al piolo 3, per poi andare a sovrapporre il disco numero 1 al piolo 2 al piolo 3. E anche qui è abbastanza semplice. Aumentando il numero di dischi, proviamo con 3, la complessità aumenta. Qui potreste già avere un dubbio su qual è la prima mossa da fare. È 1, 2 o 1, 3. Imparerete giocando una piccola regoletta che dice così, almeno così ve la spiego. Quando il numero di dischi da spostare è dispari, la prima mossa da fare è sempre sul piolo dispari, ovvero sul piolo di destinazione. Cioè per me il piolo di partenza è l'1 in questo caso, il piolo 2 è il 2, cioè il secondo piolo, chiamiamolo così, di supporto è il 2, e il piolo di destinazione è il 3. Però ovviamente questa cosa potrebbe cambiare durante il gioco, potrebbe essere che io dal piolo 2 devo spostarlo al piolo 3. E quindi il dispari è sempre, come dire, il terzo, quindi partenza, piolo, destinazione, ok? In questo caso il terzo per me è la destinazione, quindi è il 3. Quindi la prima mossa va fatta qui. 1, 3. Dopodiché è abbastanza intuitivo che devo liberare il disco numero 3 e lo posso fare solo facendo la mossa del piolo 1 e piolo 2. A questo punto posso sovrapporre al disco 2 il disco numero 1 facendo un 3-2. E già qui si comincia a intravedere quello che sarà poi l'algoritmo ricorsivo della torre di Hanoi, ovvero devo sempre creare una pila più piccola, diciamo di un disco inferiore
il numero di dischi di partenza sul piolo d'appoggio per poi andare a spostare il disco effettivamente che mi interessa sul piolo di destinazione, per poi andare a rispostare tutti i dischi del piolo d'appoggio su quello di destinazione. Qui come fare è anche abbastanza intuitivo, è semplice, perché si capisce che devo prima spostare dal piolo 2 al piolo 1, poi 2 su 3 e poi 1 su 3. E ce l'abbiamo fatta in 7 mosse, anche qui. Giochiamo ancora, proviamo con 4 dischi. Questa volta abbiamo un numero di dischi pari e quindi la prima mossa andrà fatta sul piolo pari, ovvero sul secondo. Quindi 1, 2, poi 1, 3 e poi andiamo a liberare il piolo di supporto facendo un 2, 3. Quindi vedete, stiamo creando una pila già di un numero inferiore di dischi. Prima 2, poi sarà 3. È una cosa caratteristica della ricorsione, quindi andiamo a liberare il disco 3 e andiamo a ricreare la piletta da 3 proprio su quel disco. Quindi 3, 1, 3, 2 e 1, 2. Ci troviamo sempre in questa situazione in cui finalmente abbiamo il nostro disco più grande che possiamo mettere in posizione finale con un 1, 3 e adesso dobbiamo andare a spostare questa pila di 3 dischi e lo faremo spostando prima una pila da 2 e poi una da 3. Anche qui qual è la mossa da fare? Abbiamo un numero dispari di dischi, quindi la prima mossa va fatta sul numero dispari. Allora, questo è il mio piolo di partenza adesso, quindi il numero 1. Il numero 2 sarebbe questo, l'1, perché è quello d'appoggio, e il numero 3 sarebbe, ed effettivamente, il numero 3. E quindi io farò 2, 3, perché quello è il piolo dispari. Facciamo 2, 1. Andiamo a ricomporre la piletta da 2 con un 3, 1. Mettiamo il disco 3 sul disco 4 con un 2, 3. Ci ritroviamo la piletta da 2 che dovremo andare a spostare sul piolo 3, passando ovviamente momentaneamente sul piolo 2. Quindi abbiamo fatto un 1, 2, facciamo un 1, 3 e facciamo un 2, 3. E abbiamo completato. E avanti così fino a 8 dischi. Ok? Con 8 dischi ovviamente diventa molto più complicato e soprattutto si risolve in tantissime mosse, perché la formula che dà il numero minimo di mosse è 2 alla n-1, ovvero 2 al numero di dischi meno 1. E in questo caso il risultato è 255. Sappiamo già che la prima mossa sarà, dato che il numero di dischi è pari, sarà 1, 2, ma non mi metterò certo a risolverlo adesso, lo faremo risolvere all'algoritmo ricorsivo. Vado a spiegarvi come ho realizzato il programma. Innanzitutto devo dire che ho utilizzato CBM PRG Studio, che è un software per PC che vi permette di andare a scrivere programmi in BASIC o in linguaggio macchina per il Commodore, poi farli eseguire all'interno di un emulatore a vostra scelta. Ora non voglio che questo diventi un tutorial completo su CBM PRG Studio, però due cose ve le dico. Una volta installato il software bisogna andare su Tools, Opzioni e andare sulla sezione Emulator Control e specificare dov'è l'eseguibile dell'emulatore che voi volete utilizzare. Come prima cosa, quindi mi sono creato sotto Sprite Data un oggetto, quindi tasto destro Add New Item, e ho creato questo oggetto Annoy Sprites. Sono andato a disegnarmi gli 8 dischi, ovvero gli 8 sprites che rappresentano i dischi. Ho voluto quindi partire con il disco più grande che sfrutta tutta la dimensione di 24 pixel. Io ho scelto poi una dimensione di altezza di 6 pixel per disegnare il disco numero 8 e poi a ritroso sono andato a disegnare tutti i vari dischi, scrivendo all'interno anche il numero del disco, quindi per avere subito poi evidenza, giocando, di qual è il peso di quel disco, altrimenti si fa fatica magari, essendo molto, molto vicini come dimensione, a capire l'esatto peso. Niente, per usare questo tool basta annerire i puntini disegnando proprio con il mouse la figura che si vuole fare, col tasto sinistro si vanno a annerire i vari pixel, col tasto destro invece si vanno a sbiancare.
Una volta che avete disegnato tutti gli sprites, andate a salvare l'oggetto e andate a fare un export. Adesso io questo lo faccio su un file magari vuoto, quindi prendo no, potrei farlo anche su quello di partenza in realtà. Ok, quindi vado a cancellare tutti questi data che vedete alla fine, che sono le descrizioni degli sprites, dalla riga 2880, adesso me lo ricordo, vado qui e, scusate, qui, e vado a fare un export to listing e mi chiede da quale riga lo voglio incollare i dati di questi sprites all'interno del mio programma. 2880 incremento 10, cioè ogni riga sarà incrementata di 10. Do l'ok e quello che succede è che tutti i dati che rappresentano la descrizione di questi dischi vanno incollati appunto da questa riga in avanti, e questo è il primo passaggio. Questo ovviamente non è sufficiente per visualizzare all'interno di un programma gli sprites, però queste righe qui con data e con questi numeri qui rappresentano alla fine il nostro disco. Quindi qui avremo la descrizione del primo disco, poi ci sarà il secondo e il terzo e avanti così. Voglio subito spiegarvi come io ho gestito la base dati. Mi sono creato 3 tipi di variabili. Allora, 3 variabili di tipo array, P1, P2, P3, quindi una per ogni piolo, che è un array che mi rappresenta la situazione di dischi sul piolo. Che cosa vuol dire? Che prendiamo ad esempio la variabile P1, che rappresenta appunto la situazione di dischi sul piolo 1. P1 in posizione 1 mi rappresenterà il peso del disco che sta in alto. Quindi in posizione 1 avrò sempre il disco in alto. In posizione 2 avrò il disco che sta sotto, 3 ancora quello più sotto e avanti così. E quindi dentro questo array memorizzo i pesi, ovvero la dimensione dei vari dischi. Poi ho usato 3 variabili che si chiamano Q, Q1, Q2 e Q3, in cui memorizzo la quantità di dischi che sono presenti su quel piolo in un determinato momento. Quindi inizialmente Q1 sarà 4, Q2 0 e Q3 0 perché non hanno dischi. Ho utilizzato poi 3 variabili, P1, P2 e P3, da non confondere con le prime perché le prime sono degli array, le seconde invece sono degli interi, diciamo così, dei numeri interi che rappresentano il peso del disco che sta più in alto su un determinato piolo. Quindi questa struttura dati che ho utilizzato mi aiuta tantissimo poi quando devo andare a fare alcune considerazioni sulla mossa che sta per fare il giocatore, se la mossa si può fare, se non si può fare, eccetera, eccetera. Facciamo un esempio di come cambia poi questa base dati man mano che le mosse vengono fatte. Supponiamo che io comincio a spostare il disco numero 1 sul piolo numero 2. Okay? Fatta questa mossa, quello che andrà a fare il mio programma sarà andare a non considerare più P1 di 4, ma andare a scalare tutte queste variabili in modo che P1 di 1 rappresenti sempre il peso del disco che sta in alto, quindi P1 di 1 è uguale 2, P1 di 2 è uguale 3 e P1 di 3 è uguale 4. Quindi questa è la situazione che cambia. Ovviamente la quantità dei dischi sul piolo 1 sarà 3, non più 4, e il peso del disco più in alto su questo piolo sarà 2. Questa è la prima modifica. Qui invece che cosa accadrà? Qui accadrà che verrà inizializzata P2 di 1, ovvero piolo 2, posizione numero 2, con il peso numero 1. E quindi io saprò che la situazione è questa. Nello stesso tempo incrementerò di 1 il numero di dischi che stanno su questo piolo e anche il peso del disco che sta più in alto. Ora uno potrebbe dire che questa base dati è un po' ridondante, però vi assicuro che è meglio ridondare con il BASIC del Commodore 64 perché più codice scriviamo e più diventano complicate le cose, quindi meglio ridondare nelle informazioni piuttosto che andare a scrivere più righe di codice. Facciamo un'altra mossa giusto per chiarirci bene le idee. Supponiamo di spostare il disco 2 questa volta sul piolo 3. Piolo 3 che vedete che è vuoto, lo vedo che è vuoto perché la quantità di dischi è 0 e anche il peso del disco più in alto è 0. Quindi andiamo a spostare questo, aggiorno prima di tutto il piolo di partenza, andando a scrivere
questa cosa qui, quindi il disco che sta più in alto è sempre di posizione 1 ma peso 3, il disco che sta sotto è di peso 4. Andiamo quindi ad aggiornare anche la quantità che scende a 2 dischi e il peso del disco che sta più in alto, che è di 3. Sul piollo 2 non è cambiato nulla, invece sul piollo 3 dovremo andare a scrivere una cosa di questo genere. P3 di 1 è uguale a 2. La quantità di dischi sul piollo 3 è 1, ma il peso del disco che sta più in alto è 2. Ecco, con questa base dati andrò a capire se la mossa può essere fatta, se non può essere fatta, e alla fine, quando Q3 sarà uguale al numero di dischi iniziali, ovvero il numero di dischi con cui il giocatore ha deciso di giocare, saprò che il gioco è finito e che il giocatore avrà terminato quindi le sue mosse. Vediamo nel dettaglio il programma come è stato scritto. Allora, vediamo innanzitutto le variabili. Ci sono le variabili di cui vi ho parlato prima, che sono queste. In più abbiamo dm, che rappresenta il numero di dischi massimi che il programma potrà gestire, che sarà 8. La variabile d invece memorizzerà il numero di dischi scelti dal giocatore per la partita in corso. mm invece memorizzerà il numero di mosse minime per vincere, necessari per vincere col numero minimo appunto di mosse, che è dato dalla formula 2 alla d meno 1. Poi abbiamo x1, x2, x3 che sono le coordinate x degli sprite dei dischi fondamentalmente quando sono in corrispondenza dei tre pioli. Abbiamo poi y0 che rappresenta la coordinata y minima, ovvero il punto più alto del disco quando il disco viene estratto dal piolo. Y9 invece corrisponde al punto più basso che un disco può assumere durante i suoi movimenti, ovvero la coordinata corrispondente al piano d'appoggio. AD invece è l'altezza in pixel di ogni singolo disco, quindi dello sprites, che ricordiamo è 6 pixel per 2, perché lo sprite sarebbe da 6 pixel come altezza, ma poi viene espanso al doppio delle sue dimensioni. Abbiamo poi una variabile sprite number che serve per ciclare i vari sprite, la classica variabile V, che è il registro del VIC, il chip grafico del Commodore 64, e il banco di memoria utilizzato per la memorizzazione degli sprites. Lasciamo stare le prime righe che vi spiegherò più avanti. Andiamo subito quindi a definire il numero massimo di dischi, che è 8. Inizializziamo le variabili stato presenza dei pioli, andando proprio a dichiararle, e andiamo a settare quindi le coordinate x1, x2, x3, y0, y9 e l'altezza dei dischi, come abbiamo detto. Il registro VIC è questo e la pagina di presentazione. Dopodiché andiamo subito a ridefinire gli sprites, ovvero andiamo a caricare quei dati che abbiamo messo in fondo al programma e a metterli nei registri giusti. Quindi questo ciclo non fa altro che caricare questi dati e impostarli nei registri corretti affinché vengano settati nelle locazioni di memoria opportune. A questo punto ci viene chiesto con quanti dischi vogliamo giocare, la variabile appunto viene memorizzata questo valore viene memorizzato nella variabile d. Ovviamente si fa un controllo che questo valore sia tra 1 e 8. A questo punto, in base a questa risposta, andiamo a settare gli array di stato presenza di dischi sul piolo 1. Quindi se uno ha scelto 8 dischi, devo settare le variabili in un certo modo, se ne ha scelti 2 in un altro, e quindi si vanno a settare tutte queste variabili. Okay? A questo punto si va a posizionare gli sprites dei dischi uno sull'altro sul piolo 1. Viene disegnata la base del gioco e ecco qui, questo è il ciclo che va a memorizzare la posizione x e y dei vari dischi sul piolo 1. Qui c'è poi una condizione che va a saltare il colore giallo perché non mi piaceva la resa su schermo, quindi si va a fare una condizione di questo tipo. Dopodiché vengono abilitati gli sprites, ovviamente solo quelli che sono stati scelti, ecco, questa è l'istruzione che abilita gli sprites
questa invece espande in larghezza lo sprite e questo in altezza. A questo punto si va a calcolare il numero minimo di mosse, mm, dato dalla formula di cui abbiamo parlato prima, 2 alla d-1, e si va a settare m, che sarebbe il numero della mossa corrente, a 1. A questo punto si va a chiedere, fai la mossa numero n, quella che è, e si va a chiedere praticamente da quale piolo a quale piolo si vuole spostare il disco. Quindi A$ rappresenta il numero del piolo di partenza, mentre B$ rappresenta il piolo d'arrivo. E qui abbiamo le 6 possibili mosse. Quindi dal piolo 1 al piolo 2, dal piolo 1 al piolo 3, dal piolo 2 all'1, dal 2 al 3, dal 3 all'1, dal 3 al 2. Tutte le altre combinazioni ovviamente non sono possibili. Quindi non è possibile spostare dal piolo 1 al piolo 1, ad esempio, non è una mossa ovviamente consentita, ma poi vengono fatti ulteriori controlli. Ad esempio, se voglio spostare, prendiamo questa condizione qui, il disco da un piolo 1 a un piolo 2, devo verificare innanzitutto che il piolo 1 contenga dei dischi, quindi che Q1 sia maggiore di 0. Non solo, ma abbiamo detto che l'altra regola è che o il piolo di destinazione è vuoto, quindi P2 uguale a 0, oppure il disco su cui si va a posizionare il disco appunto spostato sia più grande del disco che sto spostando. Ok? E quindi queste condizioni sono verificate per ogni mossa. Ogni volta che faccio una mossa, in base quindi al movimento che voglio fare, salto una riga diversa. Prendiamo ad esempio lo spostamento dal piolo 1 al piolo 2. Mi butta la riga 1090. E qui abbiamo tutto il codice che si occupa dello spostamento del disco dal piolo 1 al piolo 2. Quindi ho già superato i controlli, la mossa si può fare. Quello che devo fare è innanzitutto sollevare il disco. Quindi andrò a fare un ciclo for, andando a leggere qual è la coordinata y del disco, perché potrebbe essere il primo, cioè potrebbe essere il disco più in alto, potrebbe essere il secondo, il terzo e così via. Quindi con l'istruzione pick vado a fondamentalmente leggere la coordinata y del disco che sto spostando mediante questa formula e la sposto il disco alla posizione y più alta possibile, che è quella che abbiamo impostato all'inizio. Faccio un movimento ovviamente di 2 pixel alla volta per rendere il movimento un po' più veloce, perché in Basic altrimenti diventerebbe troppo lento. Quindi sollevo il disco col primo ciclo, dopodiché lo sposto secondo l'asse x fino appunto alla coordinata x2, che rappresenta la coordinata x del secondo piolo. Anche qui ovviamente di 2 pixel. Alla fine vado ad appoggiare il disco, quindi faccio un ciclo, ovviamente faccio dei calcoli prima per capire se dove sto appoggiando il disco non c'è nessun disco, oppure ce n'è uno, ce n'è due, ce n'è tre, quindi vado a calcolarmi y1 e vado a calcolarmi y2 e poi farò un ciclo da y1 a y2 e con questo ciclo vado ad appoggiare il disco su quello eventualmente presente sul piolo 2 oppure sull'ennesimo disco che è presente su quel piolo. A questo punto devo fare due aggiornamenti. Aggiorno il peso della pila di destinazione andando a scalare quindi anche tutti i valori della presenza piolo, quindi della variabile P2. Aggiorno anche la presenza di dischi del piolo di partenza e quindi questo è tutto il codice che va scritto. Ovviamente vado anche a settare la variabile Q in entrambi i casi, quindi sia del piolo di destinazione Q2 sia del piolo di partenza Q1. A questo punto ho finito, vado alla riga 2650, vediamo cosa fa la riga 2650, non fa altro che testare se Q3
ovvero la quantità di dischi sul piano 3 è uguale oppure diversa al numero di dischi che ho scelto. Perché? Perché questa è la condizione di termine del gioco. Quindi se Q3 è uguale a D, andrò a stampare complimenti, hai risolto il gioco, e poi stamperò quante mosse hai fatto, eccetera, eccetera. Altrimenti, se non ho finito, vado a saltare la riga 2750 che incrementa il numero della mossa e poi ritorna in alto alla riga 900. La riga 900 è quella che va a chiedermi sostanzialmente di fare la prossima mossa. Quindi mi chiede da quale piolo voglio fare la mossa, a quale piolo. Ovviamente le righe successive sono tutte relative alle varie mosse, quindi questa parte di codice si riferisce allo spostamento del piolo 1 al piolo 2. È molto simile, ma chiaramente un po' diverso nelle coordinate, il movimento del piolo 1 al piolo 3. Poi abbiamo il movimento del piolo 2 al piolo 1 e avanti così per le 6 mosse possibili. Ok? Alla fine, quando il gioco è stato finito, è stato terminato, viene chiesto se si vuole giocare ancora oppure no. E basta, poi c'è qua una routine che serve per disegnare i pioli e la base, che viene chiamata con una GOSUB, una chiamata GOSUB, infatti poi termina con un return. E alla fine del programma abbiamo invece poi tutti i dati che vi ho fatto vedere all'inizio, che riguardano appunto la definizione degli sprites. Quindi questo è il programma che va a permettervi di giocare alla Torre di Hanoi. Non vi ho fatto vedere una cosa all'inizio del programma, ve la spiego adesso. Siccome il programma è abbastanza lungo e ho dovuto utilizzare una parte di memoria del BASIC per memorizzare gli sprites. Quindi quando eseguiamo il programma per la prima volta viene fatto un controllo di questo registro. Questo registro, il 44 insieme al 43, è un registro, diciamo, di 8 bit più 8 bit che va a creare una locazione di memoria che specifica dove va a iniziare il nostro programma BASIC. Di default questo valore è 8. Io invece l'ho portato a 64 perché altrimenti i dati degli sprites vanno a sovrascrivere il programma in BASIC. Quindi la prima volta che eseguite questo programma, se non è settato questo valore, vi viene stampato un'istruzione da lanciare, che è questa, che sono 3 poke praticamente, che vanno a spostare l'area di memoria BASIC un pochino più avanti rispetto all'attuale. Una volta fatto questo, quindi possiamo andare a ricaricare il programma utilizzando il load, in questo caso aperte virgolette Hanoi, che è il nome del progetto, e poi utilizzando il ,8 e non il ,8,1, altrimenti non funziona. Quindi se volete lanciarlo, adesso vi faccio vedere da CBM PRG Studio, basta cliccare su questo tastino, attendiamo un attimo che venga lanciato l'emulatore. Questo è un metodo, poi vi spiego un metodo più semplice. Il programma è stato caricato, però effettivamente quei POC non sono andati a buon fine, quindi bisogna eseguire questo comando, basta spostarsi su con la freccia, dare un invio e poi ricaricarlo con... Beh, se abbiamo un dubbio di come si chiama, basta fare così, si carica il dollaro, si va a vedere che effettivamente il programma si chiama Hanoi, lo carichiamo con il ,8. Purtroppo bisogna fare così, altrimenti non si riesce a caricare il programma. Poi vi farò vedere, in realtà vi ho preparato un disco in formato D64 dove basta che caricate con l'asterisco ,8,1 e queste 2 righe contenenti i POC vengono automaticamente fatte e poi viene caricato il programma. Ve lo faccio vedere alla fine, quando vi farò vedere il programma ultimo che contiene anche la ricorsione. Quindi attendiamo il caricamento, ci mette un pochino perché effettivamente sono tante righe, si dà run e siamo a posto e quindi il programma può cominciare. Ok? Ora che abbiamo realizzato il programma per giocare, vi spiegherò che cos'è la ricorsione, vi spiegherò come si applica all'algoritmo
di risoluzione della torre di Hanoi e successivamente vi farò vedere come implementarlo con il BASIC del Commodore 64. Non voglio dare una definizione di cos'è un algoritmo ricorsivo, ma cercherò con un esempio di spiegarlo nel modo più semplice possibile. Di solito quando si spiega questo genere di tecnica di programmazione si fa l'esempio del calcolo del fattoriale, perché è l'esempio più semplice da comprendere. Il fattoriale non è altro che una funzione matematica, si scrive così, n punto esclamativo, quindi il fattoriale di un numero n è dato da n stesso moltiplicato per i suoi numeri precedenti, quindi per n-1, per n-2, fin quando si arriva a 1, ok? E quindi si potrebbe calcolare semplicemente facendo un ciclo for, partendo da n e andando a moltiplicare i suoi numeri precedenti fino a 1. Però notiamo una cosa interessante che ci fa capire che cos'è la ricorsione. Quindi se io parto dal fattoriale di 1, questa è l'unica funzione che per definizione vale 1, quindi non andiamo a dimostrare perché, ma il fattoriale di 1 è 1 stesso. Il fattoriale di 2 invece è sì 2 moltiplicato per il suo precedente, ok? E il fattoriale di 3 è 3 per 2 per 1. Il fattoriale di 4 è uguale a 4 per 3 per 2 per 1. Ora possiamo notare una cosa interessante. Possiamo notare che 4 fattoriale è uguale a 4 per 3 per 2 per 1 non è altro che questo, ovvero 3 fattoriale. Quindi possiamo scrivere una cosa del genere. Non abbiamo scritto niente di diverso, semplicemente abbiamo definito il fattoriale come un numero per il fattoriale di un numero più piccolo. Quindi fondamentalmente è qui la ricorsione. Ma la cosa interessante è che non è finita qui, perché io potrei andare avanti e dire che cos'è 3 fattoriale? 3 fattoriale non è altro che 3 per, cos'è 2 per 1? 2 per 1 è qui, è 2 fattoriale. Quindi sto riscrivendo questa funzione sempre in termini di se stessa. Ma andando avanti mi accorgo che anche 2 fattoriale è uguale a 2 per 1 fattoriale. Quindi è uguale a 2 per 1 fattoriale. Ok? Perché 1 non è altro che 1 fattoriale. A questo punto arrivo alla condizione di terminazione, quindi questi calcoli non sono ancora eseguiti, sono in attesa che avvenga la funzione di terminazione, ovvero che finalmente ci sia un valore di ritorno. Quindi 1 fattoriale finalmente si sa che vale 1 e quindi posso sostituire a 2 fattoriale il risultato di questa operazione. 2 per 1 fa 2. A questo punto posso risolvere anche 3 fattoriale, perché 3 fattoriale vale 3 per 2, 6. E quindi si ritorna indietro, quindi dall'inizio si scende e poi si risale fino ad avere un calcolo finito, e quindi 6 per 4. Questo è un po' il concetto della funzione fattoriale. Vediamo appunto in un linguaggio più evoluto come si potrebbe scrivere una cosa del genere. Allora, qua siamo in PHP e questa è una funzione classica che ho chiamato fattoriale interattiva di un numero, ad esempio di 3. Quindi la programmazione classica non ricorsiva creerebbe una funzione a cui io passo un numero, ad esempio 3, e che non farebbe altro che moltiplicare il numero stesso, n, per tutti i numeri precedenti con un ciclo for. Quindi con i che va da n-1 fino a 1, vado a moltiplicare il numero n per tutti i suoi predecessori. Okay? E poi, fatto questo ciclo, restituisco il valore e quindi in un'unica chiamata ho il mio risultato. Se volessi andare a vedere il risultato di questa funzione, ovviamente dovrei cancellare le cose che ho scritto sopra. Il fattoriale di 4 è 24. Se io cambio il numero
otteniamo 6, 2 e avanti così. Potrei definire la mia funzione con la tecnica ricorsiva, ovvero scrivere una cosa del genere. Una funzione, sempre che si chiama fattoriale, in cui viene testata la condizione di terminazione se n uguale 1 ritorna 1, quindi la funzione termina restituendo un valore secco e noto. Altrimenti questa funzione deve ritornare n moltiplicato per fattoriale di n-1, ovvero la moltiplicazione del numero per la definizione di fattoriale del numero precedente, come abbiamo visto nell'esempio. Quindi potrei adesso andare a chiamare questa funzione ricorsiva. Andiamo a cancellare anche questa, che non ci serve più. E andiamo a vedere come funziona. Quindi proviamola con n uguale 1, ad esempio. Il fattoriale di 1 è 1, è determinata. Andiamo a mettere 2 e vediamo lo stesso risultato corretto. 3, 6, 4, 24 e così via. La cosa interessante di questa funzione è che è facilmente capibile. La cosa invece che sfugge un po' è che quali sono le condizioni che permettono l'utilizzo di una tecnica del genere. Abbiamo parlato quindi di funzioni. Che cos'è una funzione? È un blocco di codice che è richiamabile attraverso un nome della funzione, ma non basta. L'altra caratteristica è che ogni chiamata di funzione ha uno scope delle variabili, ovvero un ambito di visibilità delle variabili ben definito e ben blindato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io chiamo questa funzione, la prima volta, mettiamo un commento qui, n uguale a, supponiamo vogliamo calcolare il fattoriale di 3, n uguale a 3, ok? Quindi facciamo l'esempio che n sia uguale a 3. La prima volta che chiamo la funzione, la condizione diciamo, di terminazione non viene soddisfatta e quindi viene chiamata un'altra funzione, questa volta, o meglio, una moltiplicazione di un numero che è 3, ok, valore n, per il fattoriale di n-1. Che cosa succede all'interno della memoria del computer? Questa è una cosa fondamentale da capire. Viene come copiata, fatta una copia di questa funzione, se vogliamo dirla in maniera un po' maccheronica, in cui la prima funzione rimane in attesa della restituzione del risultato di questa seconda chiamata. Quindi la chiamata è con n uguale a 2, la seconda chiamata, questa qui, quindi si va a istanziare nella memoria una chiamata con n uguale a 2, la quale a sua volta chiamerà, perché n uguale a 2, quindi non soddisfa di nuovo la condizione di terminazione, verrà di nuovo richiamata la funzione fattoriale, quindi si va a creare un'altra chiamata, questa volta con n uguale a 1. Quindi queste due funzioni qui, la prima e la seconda, rimangono in attesa che la terza, probabilmente, forse, non si sa, terminerà il suo calcolo e restituirà un valore. E in effetti, con n uguale a 3, dopo 3 chiamate, che cosa succede? Che n uguale a 1, quindi viene soddisfatta la condizione di terminazione, questa funzione ultima restituisce finalmente un valore 1, quindi scompare, praticamente viene liberata la memoria, al posto di fattoriale di n-1 viene finalmente restituito 1, quindi finalmente anche questo return può essere soddisfatto perché c'è un'operazione che effettivamente va a calcolare qualcosa di ben definito. $n valeva 2, abbiamo scritto qui, 2 per 1, quindi si va a scrivere 2 per 1 e viene ritornato quindi 2. E quindi questa funzione sparisce e al posto di questa scritta qui abbiamo 2. A questo punto l'ultima chiamata viene calcolata in questo modo, n uguale 3, quindi al posto di $n c'è 3, 3 per 2 uguale 6 e finalmente chi ha fatto la chiamata potrà restituire un valore che è 6. Quindi vedete che la ricorsione prevede l'utilizzo di una funzione e quindi la funzione
deve avere la capacità di memorizzare al suo interno delle variabili che siano di volta in volta diverse. Quindi non basta avere una funzione, bisogna che questa funzione ogni volta che sia chiamata abbia la capacità di memorizzare le sue variabili in un ambiente isolato, in un ambiente stagno. Si dice che lo scope delle variabili è chiuso, è riservato. Okay? Questo fatto è fondamentale per capire i passi che dovremo fare per andare a implementare la ricorsione nel BASIC del Commodore 64. Perché? Perché come vedremo il BASIC del Commodore 64 ha sì un qualcosa che assomiglia alle funzioni, ma non ha assolutamente quello che è lo scope delle variabili riservato. Quindi andiamo a vedere adesso nel Commodore 64 quali sono gli strumenti per poter realizzare un algoritmo ricorsivo. Vediamo un piccolo programmino che spiega come è possibile simulare la chiamata a una funzione con il BASIC del Commodore 64. Si va a utilizzare il comando gosub. Gosub, oppure detto anche via subroutine, non fa altro che interrompere l'esecuzione del programma, in questo caso la riga 30, e va a eseguire il programma alla riga indicata, in questo caso la riga 100. Quindi il programma andrà prima di tutto a stampare prima di gosub, poi salterà la riga 100, stamperà sono dentro la funzione e poi con il comando return alla riga 110 il controllo del programma ritornerà alla riga, o al comando meglio, successivo a quello del gosub, in questo caso la riga successiva, e quindi stamperà dopo gosub. A questo punto ci sarà un end che andrà a terminare questa esecuzione, perché se non mettessimo l'end il programma comunque andrebbe avanti, eseguirebbe comunque la riga 100, la riga 110, ma il 110 darebbe un errore perché ci sarebbe un return senza un gosub. Quindi ogni return richiede che ci sia prima un gosub fondamentalmente. Quindi di fatto sembrerebbe una funzione. Proviamo ad eseguirla e vediamo che effettivamente viene stampato prima di gosub, che è il primo comando, poi sono dentro la funzione e poi dopo gosub, e quindi effettivamente il ciclo è tornato, cioè l'esecuzione del programma è tornato effettivamente dopo la riga 20 del gosub. Quindi sembrerebbe quasi una funzione. Qual è il problema? Che se io adesso comincio a inizializzare magari una variabile a1 e dentro la funzione magari comincio a incrementare questa variabile e scrivere il valore di questa variabile, ad esempio, okay. E magari dopo la prima chiamata alla riga 45 andiamo a fare un'altra chiamata, cosub 100, e alla riga 46 mettiamo un end. Quindi andiamo a vedere cosa succede. Quindi abbiamo creato due chiamate, una alla riga 30 e una alla riga 45. E come si vede la variabile A è stata incrementata, quindi di fatto la funzione è stata eseguita sì due volte, ma ha utilizzato la variabile globale A. Quindi quello che dobbiamo fare noi con il Commodore 64 è utilizzare sì, sfruttare quindi la funzione gosub, sì sicuramente, ma dobbiamo trovare un sistema per memorizzare lo scopo delle variabili. Quindi prima di ogni chiamata dovremo andare a congelare quello che è lo stato del programma, diciamo delle variabili che ci interessano in quel momento, per poi prima del return andare a ripristinarle. Vi spiego la tecnica che si può utilizzare per fare questo. La struttura dati adatta a salvare lo stato delle variabili quando utilizziamo una funzione ricorsiva è quella del cosiddetto stack o pila. La pila che cos'è? Immaginate proprio una pila di piatti, voi siete il lavapiatti, vi portano dei piatti da lavare, che cosa succede? Avete una pila davanti a voi e man mano che qualcuno vi porta dei ulteriori piatti da lavare, questi piatti vengono messi uno sopra l'altro. Quando voi invece dovete prelevare il piatto da lavare, preleverete sempre da quello che è più in alto, in cima alla pila. Quindi questa è una classica struttura dati
last in, first out, ovvero LIFO. Quindi last in, l'ultimo che entra in questa struttura dati, è il first out, o meglio, il primo che esce. Quindi immaginate proprio una pila di piatti. L'operazione di push è quella in cui io inserisco l'informazione su questo stack, su questa pila, e quindi vado ad appoggiare i piatti uno sull'altro. La funzione pop invece è l'estrazione del dato dalla cima della pila. E quindi prima di vedere come realizzare lo stack con il Basic di Commodore 64, vediamo effettivamente qual è l'algoritmo risolutivo del gioco della torre di Hanoi in un linguaggio sempre più evoluto, diciamo, di quello del Basic. In questo caso lo vediamo nel PHP. Abbiamo quindi tre variabili che rappresentano i nostri pioli: $A, $B, $C. $A rappresenta il piolo di partenza, $B il piolo intermedio e $C rappresenta il numero di piolo di destinazione. Quindi avremo una prima chiamata a una funzione che si chiama Hanoi, dove passiamo 4 parametri. Il numero di dischi per cui vogliamo risolvere il gioco, poi ci sarà il numero di piolo da cui stiamo partendo, il secondo parametro sarà il piolo intermedio e il terzo parametro sarà il piolo di destinazione. Quindi inizialmente avremo i valori A uguale 1, B uguale 2, C uguale 3, perché vorremmo spostare effettivamente gli n dischi dal piolo 1 al piolo 3, ma poi vedremo che ogni chiamata ricorsiva avrà questi parametri invertiti, scambiati, insomma sarà una cosa abbastanza interessante. L'algoritmo, diciamo, nel suo che è abbastanza semplice da capire, più difficile è magari andare a seguirlo poi quando lo si esegue. Comunque è di una banalità veramente pazzesca, che sembra quasi una magia che questo algoritmo risolva così semplice com'è questo gioco. Abbiamo la condizione di terminazione, che è sempre se il numero di dischi è uguale a 1, allora che cosa fa? Non restituisce nulla subito, anzi non restituisce proprio nessun valore, ma semplicemente scrive qual è la mossa che bisogna fare. E quindi muovi il disco dal piolo $A al piolo $C, che ricordiamo inizialmente saranno i valori 1 e 3, ma poi vedremo che man mano che i dischi aumenteranno questi numeri cambieranno. Io poi ho scritto una riga totalmente inutile, diciamo, ai fini della risoluzione, ma che serve a noi per capire come funziona l'algoritmo. A questo punto torno dalla ricorsione, cioè viene stampata una stringa che ti dice che è tornato dalla ricorsione, semplicemente serve a noi per capire dove siamo all'interno del programma. Effettivamente con return non ritorna nessun valore, però la parola return non fa altro che terminare l'esecuzione della funzione. E ciò significa che il secondo blocco, quindi quello dell'else, nel caso di n uguale 1, non verrà mai eseguito. Ma se n non è 1, e quindi n è maggiore di 1, e quindi 2, 3 e quant'altro, che cosa succede? Succede che la variabile n di questa funzione qui verrà decrementata. Perché se vi ricordate, abbiamo detto poco fa che la ricorsione è sempre una soluzione di un problema più semplice. Quindi andiamo a decrementare il numero di dischi, in questo caso, che dobbiamo andare a spostare, e faremo 2 chiamate. La prima chiamata, sempre alla solita funzione, chiaramente, con il numero di dischi che questa volta è diminuito di 1. Adesso non andate a vedere quello che ho scritto qui. Ok, però questa volta lui dice bisogna che qualcuno mi vada a spostare gli n-1 dischi dal piolo A al piolo B, utilizzando il piolo C come piolo intermedio. Dopodiché, dopo che questa funzione avrà terminato di spostarmi gli n-1 dischi, ovvero i dischi che stanno sopra il disco che mi interessa, a questo punto io avrò liberato il disco che mi interessa e potrò finalmente spostarlo da A a C, ovvero nella prima chiamata sarà sempre dal piolo 1 al piolo 3.
Una volta che avrò spostato questo famoso disco dal piolo A al piolo C, dovrò rispostare gli n-1 dischi, quindi n è sempre uguale a 2, questa volta dal piolo B al piolo C, perché con la prima chiamata li abbiamo spostati al piolo B. Adesso devo prendere il piolo B e spostarli al piolo C. E anche qui metto una scritta, torno dalla ricorsione, però questa volta gli metto un 2 per capire che sono nel secondo blocco. Quindi andiamo a vedere che cosa succede se io eseguo questo algoritmo con il mio caro browser. Allora, a noi, soluzione con un disco. Lui mi dice, andiamo a vederlo magari affiancando quello che è il codice con quello che è la risoluzione. Ok. E quello che è successo effettivamente è che abbiamo fatto una chiamata inizialmente con n uguale a 1 all'inizio, giusto? Quindi siamo entrati qui, mi ha subito scritto muovi dal piolo A al piolo C, quindi A vale 1, C vale 3, e ha scritto effettivamente muovi 1, 3. E poi è tornato dalla ricorsione ed ha terminato, perché effettivamente la mia chiamata è stata una e il return ha posto fine alla ricorsione fin da subito. Se però n uguale a 2, vediamo che cosa succede. Succede che abbiamo 3 mosse da fare, 3 mosse. Chiaramente potremmo anche andare a vederlo direttamente qui per vedere se effettivamente tutto ci torna. Quindi andiamo a ricaricare il nostro programma, lo facciamo un'altra volta così vi rispiego questo passaggio. Andiamo su fino alla riga poke, diamo invio e ricarichiamo il programma. Mentre si carica, torniamo qui e andiamo a vedere che mossa ha fatto. Allora, la prima volta la chiamata della funzione da noi aveva n uguale a 1, quindi, no scusate, n uguale a 2, n uguale a 2, quindi la prima volta che la funzione viene eseguita non farà questo blocco, ma eseguirà il secondo blocco. A questo punto n viene decrementato, quindi andiamo a commentarlo, $n stavolta uguale a 1. E che cosa succede? Quindi fin qua non ha stampato assolutamente nulla. Con n uguale a 1 va a richiamare a noi con questi parametri n, che vale 1, e poi ACB. Attenzione all'ordine, ACB. Quindi praticamente 1, 3, 2. Ok? 1, 3, 2. Quindi che cosa succede? Viene chiamata una funzione, quindi è come se la funzione si fosse duplicata, questa volta con n uguale a 1, però con i pioli A, C, B, e quindi abbiamo detto A vale 1, il secondo parametro C valeva 3, quindi il secondo parametro è 3, e B, $B valeva 2. Quindi sto dicendo, devi spostarmi un disco dal piolo 1 al piolo 2, perché chiaramente abbiamo chiamato la funzione andando a scambiare questi valori. A valeva 1 effettivamente e B valeva 2, che è diventato quindi questo parametro qui. Ok? $B è diventato $C. Quindi noi partiamo da questa situazione. Che cosa succede? N uguale a 1, effettivamente sì, e quindi quello che avviene è che entra subito in questo ciclo e scrive muovi $A, $C. Quindi dal piolo $A che vale 1 al piolo $C che vale 2. E infatti vedete che è scritto muovi 1, 2. Quindi siamo arrivati qui. A questo punto torna dalla ricorsione, infatti torna dalla ricorsione.
Che cosa vuol dire che torna la ricorsione? Che questa funzione qui sparisce. Sparisce e il controllo torna all'istruzione successiva alla chiamata a noi. A questo punto, infatti, scrive muovi $A, $C, ovvero da 1 a 3. Infatti scrive 1, 3. Poi vediamo se effettivamente è corretta la soluzione. A questo punto cosa succede? Viene chiamata nuovamente una funzione a noi, sempre di n, che però era stato decrementato, vi ricordate, quindi n uguale a 1, quindi magari andiamo a scriverlo qua sotto, 1, $B valeva 2, $A 1 e C è 3. Quindi in effetti sto dicendo sposta un disco dal piolo 2 al piolo 3, utilizzando il piolo 1 come intermedio. E quindi andiamo a richiamare questa funzione con questi parametri qui. Quindi abbiamo detto n uguale 1. Il primo parametro, che corrisponde al $A, è 2, poi abbiamo 1 e poi abbiamo 3. Ok, a questo punto n uguale 1, entriamo nel ciclo e mi scrive e mi dice di muovere da $A a $C, ovvero dal piolo 2 al piolo 3. E infatti ecco la mossa. Muovi dal piolo 2 al piolo 3. A questo punto cosa succede? Torno dalla ricorsione, quindi questa funzione sparisce. Il controllo del programma è qui, dove è il cursore praticamente, e a questo punto avviene il secondo ritorno della ricorsione. Infatti scrive torno della ricorsione 2. Torno della ricorsione 2. E quindi finalmente anche questa funzione, diciamo, sparisce e abbiamo terminato l'esecuzione. Vi avrò fatto una testa come un secchio, lo so, non è comunque così semplice da spiegare, però vediamo che effettivamente con 2 dischi, facciamo il programma, la soluzione è corretta. Andiamo a selezionare 2 dischi e andiamo a fare quello che ci dice qui. Muovi 1, 2, muovi 1, 3 e muovi 2, 3. E il gioco è risolto. Potete provare con 3, con 4, con 5 dischi, chiaramente più aumentate il numero di dischi e più ricorsioni avvengono, è più difficile quindi tenere traccia di tutto, comunque si può fare. Ora che vi ho spiegato come è l'algoritmo ricorsivo per la risoluzione della torre di noi, andiamo a vedere effettivamente come utilizzare, come implementare, diciamo, lo stack, quindi questa struttura dati all'interno del COM64 per poter fare queste chiamate. Allora, io ho utilizzato la cella di memoria che parte da $C000, che è la locazione di memoria solitamente utilizzata per i programmi scritti in linguaggio macchina. E quindi cosa ho fatto? Partendo da questa locazione, in realtà parte da -1, perché poi, come vedremo, incrementerò praticamente la locazione BFFF per arrivare subito a questa. Comunque è da qui che viene memorizzato il tutto. Ogni volta che dovrò chiamare una funzione, quindi un GOSUB, prima di chiamare questo GOSUB andrò a memorizzare in questo stack simulato, perché troverò appunto un meccanismo per memorizzare queste informazioni all'interno della memoria, i parametri che a me servono, cioè i vecchi parametri, diciamo i parametri attuali che ci sono prima di chiamare la funzione, che quindi andrà a cambiarmi queste variabili, in modo che quando la funzione terminerà la propria esecuzione, potrà restituirmi i valori che io ho memorizzato, come se fosse una banca del tempo fondamentalmente. Quindi io vado a memorizzare sempre le variabili in questo ordine n, a, b e c, ovvero n è il numero di dischi, a che è il numero di piolo da cui voglio partire a muovere il disco, b che è il piolo intermedio e c che è il numero del piolo che corrisponde al piolo di destinazione. Ogni volta che poi la funzione, diciamo, richiamerà se stessa, andrà avanti, quindi incrementerà sempre questa allocazione di memoria
ok? Andando sempre a salvare queste informazioni in questo ordine. Quindi l'in all'interno della pila, vedete, segue il senso di questa freccia verde. L'in quindi va a aumentarmi l'allocazione di memoria. Quando invece la funzione terminerà, prima di terminare, quindi di terminare proprio il ciclo di funzionamento, dovrà andare a ripristinarmi le variabili, diciamo globali, chiamiamole così, andando a pescare dall'ultimo valore presente nello stack. Che cosa vuol dire? Vuol dire che man mano che io metto avanti i dati all'interno dello stack, esisterà un puntatore che avanzerà e mi dirà qual è l'ultimo valore che contiene un dato che a me serve. Nel momento in cui la funzione terminerà, non farà altro che leggere il contenuto dello stack pointer e quindi andare a ripristinare la variabile c, supponiamo, adesso non mi ricordo come l'ha chiamata nell'algoritmo, comunque andrà quindi a liberare, se vogliamo, questa memoria, anche se di fatto non viene mai cancellata, non viene mai cancellato il contenuto, ma semplicemente lo stack pointer decrementerà, verrà liberata questa memoria, decrementerà, verrà ripristinata anche la variabile a e poi la variabile n, fino a tornare all'ultimo valore che effettivamente è memorizzato all'interno dello stack. Vediamo quindi l'algoritmo scritto in BASIC per fare questa cosa qui. Sempre nel progetto per CBM PRG Studio trovate questo programma Annoy Recursion, che rappresenta proprio l'implementazione, diciamo, testuale, ma ricorsiva dell'algoritmo per la risoluzione del vettore di Annoy. Quindi abbiamo dalla riga 80 alla riga 280 abbiamo proprio la funzione, esattamente quello che vi ho fatto vedere qui, la funzione, diciamo, un linguaggio ad alto livello, trasformata, quindi con i due rami, funzione di terminazione ed else, dalla riga 80 in avanti. Quindi dalla riga 80 alla 130 avrò l'if n uguale a 1 fondamentalmente, dalla 140 alla 280 invece ho il secondo ramo. Le prime righe servono per fare una prima inizializzazione delle mie variabili, pulire lo schermo. Allora, le mie variabili sono A, B e C, che rappresentano appunto il piolo di partenza, il piolo di destinazione e il piolo intermedio, quindi rispettivamente piolo di partenza, piolo intermedio e piolo di destinazione. Ci sarà la variabile D che conterrà per quanti dischi voglio risolvere il problema. Dopodiché c'è lo stack pointer che viene inizializzato a una locazione inferiore a quella che vorrò veramente utilizzare, questo perché ho deciso di utilizzare lo stack in questo modo. Prima di andare a scrivere incremento lo stack pointer e poi comincio a scrivere, ok? Viceversa, quando andrò a prelevare dallo stack, prima preleverò il dato e poi decrementerò. Insomma, alla fine comunque i dati sono presenti dalla locazione C000 in avanti. Quindi tornando al programma, non faccio altro che fare una prima chiamata di Annoy con le variabili appunto A, B e C ed N, ma prima di chiamare Gosub vedete che vado a salvare le variabili N, A, B e C all'interno dello stack. E come faccio? Vado a incrementare appunto lo stack pointer, vado a memorizzare il primo valore di N con la funzione poke, poi incremento di nuovo lo stack pointer e vado a memorizzare la variabile A. E così faccio per la variabile B e per la variabile C. Quindi alla fine la situazione è questa. Lo stack pointer mi punta all'ultimo dato inserito. A questo punto abbiamo la chiamata alla Gosub che non farà altro che testare la funzione di terminazione, quindi se n uguale a 1, scrivere questa cosa qui è come dire se n uguale a 1 esegui il blocco sotto. E quindi andrò a stampare la prima mossa, quindi muovi da A a C. Quindi andando a vedere l'algoritmo è esattamente questa riga. Dopodiché dovrò tornare dalla ricorsione, ma tornare dalla ricorsione significa fare sì un return, ma prima di fare il return dovrò andare a ripristinare le variabili, questa volta all'incontrario. Quindi se prima ho salvato nell'ordine N, A,
B e C, questa volta dovrò andare a recuperare prima C, poi B, poi A, poi N, quindi all'incontrario. Perché? Perché nello stack ovviamente noi siamo a una posizione che punta a C, quindi abbiamo inserito nella pila i piatti, dobbiamo tirarli fuori con l'ordine inverso, come abbiamo visto prima. E quindi lo stack viene decrementato, ok, fino a quando non si hanno recuperato tutte le variabili, e poi alla fine viene fatto un ulteriore decremento dello stack pointer in modo da tornare alla situazione iniziale. A questo punto posso fare return e diciamo il programma termina, perché effettivamente il return mi fa saltare all'istruzione dopo la GOSUB della riga 60 e quindi print fine. Analogamente, adesso non vi faccio tutti i passaggi, se no vi faccio veramente una testa con un secchio, il ramo dell'else, che è questo, andrà a fare le stesse identiche cose facendo due chiamate, vedete GOSUB 80 e GOSUB 80, solo che una la farà scambiando B con C, quindi a noi di N a CB, vedete? A noi di N a CB, esattamente questa funzione qui. Poi andrà a stampare muovi da A a C, che è esattamente questa istruzione qui, dopodiché richiamerà la funzione di NBAC, che è proprio questa, NBAC. Alla fine tornerà dalla ricorsione 2, ovvero dal secondo ramo della ricorsione. Io qua infatti vi ho messo anche dei rem, che poi possiamo anche provare a togliere, che vi stampano appunto da quale ricorsione sta tornando il programma. Questo programma potete lanciarlo tranquillamente con questo tasto, con la freccettina, si carica in maniera molto veloce. Quanti dischi? Proviamo con uno. Effettivamente si risolve con una mossa. Vedete che la cosa importante è questa. Vi stampo lo stack pointer per vedere se effettivamente lo stack pointer punta alla stessa locazione all'inizio del programma e alla fine del programma. Perché se no, così non fosse, vuol dire che le chiamate non hanno fatto gli stessi ingressi, le stesse uscite. Effettivamente con un disco la soluzione è muovi da 1 a 3 ed è corretta. Con due dischi invece abbiamo 3 mosse. Vedete che la prima mossa è da 1 a 2 ed è dato dal primo ramo. La seconda mossa è dal piolo 1 al piolo 3. Quindi 1, 2, 1, 3 e 2, 3. La cosa interessante è che cominciamo a vedere il secondo ramo agire, quindi ramo 1, ramo 2, ramo 1. Adesso facciamo una cosa di questo genere, andiamo a decommentare anche queste righe qui, dei print, per capire il ritorno dalla ricorsione, come agisce. Quindi facciamolo di nuovo rieseguire con un disco e effettivamente ho fatto un errore alla riga 100. Sì, infatti ho commentato una riga sbagliata, devo docummentare questa. Ok. Con un disco effettivamente l'unica ricorsione è quella che si ottiene nel ramo 1. Effettivamente ce l'aspettavamo. Con due dischi invece vediamo già una cosa diversa. Abbiamo il ramo 1 che ci dice di eseguire la prima mossa, poi si ritorna dalla ricorsione del ramo 1 e poi abbiamo il ramo 2 che ci dice di fare la seconda mossa da 1 a 3. Poi di nuovo però si torna al ramo 1 che ci dice di spostarlo dal 2 al 3. Infine abbiamo i due ritorni delle ricorsioni. Questo è interessante, ve lo lascio come esercizio, andare a capire cosa succede effettivamente. La cosa interessante è che, insomma, che aumentando il numero di dischi, le ricorsioni, insomma, si fanno sentire. E adesso magari andiamo a ricommentare queste righe e vediamo con quale velocità l'algoritmo funziona. Magari proviamo con 7 dischi, abbiamo 127 mosse, vedete, è anche abbastanza veloce, nonostante comunque il BASIC non abbia questa gran velocità. Qui vedete il numero della mossa che vi sta suggerendo, così potete tenere d'occhio effettivamente quanto siete arrivati. Ecco qua, 127 mosse, siamo tornati allo stack pointer
con questo valore 49.151. Fatto questo, il prossimo passo qual è? Il prossimo passo è quello di mettere insieme i due programmi, ovvero il motore grafico che abbiamo visto nella prima parte, con questa parte qui, creare un unico programma che ci chiederà se vogliamo giocare o se vogliamo vedere risolto l'enigma della torre di Hanoi. Vediamo subito il programma in azione. Andiamo finalmente a vedere il programma completo. Questa volta vi faccio vedere un metodo più veloce e più semplice per caricare il programma, senza lo sbattimento dei POC. Quindi aprite il vostro emulatore per Commodore 64 preferito, andate ad agganciarci il disco hanoitower.d64, il link poi per lo scaricamento ve lo metterò all'interno dei commenti. Andiamo a vedere che cosa comprende il direttorio di questo disco. Abbiamo due programmi, Hanoi Recursion, che è quel programmino semplice testuale che implementa l'algoritmo ricorsivo. Poi abbiamo Hanoi Tower, che è effettivamente il programma completo, che vi permette sia di giocare sia di vedere la soluzione all'enigma. Poi abbiamo Hanoi Loader, che non è altro che un piccolo programmino che vi permette di fare quei poke per andare a spostare il programma nelle zone corrette di memoria e poi non fa altro che andare a caricare Hanoi Tower. Quindi semplicemente una volta cancelato il disco sarà sufficiente fare il load asterisco ,8, mi raccomando non ,1, solo ,8 e dare il run. Se vogliamo vedere il listato è questo, ci sono i poke di cui vi ho detto e poi c'è un load Hanoi Tower. Quindi diamo il run e attendiamo il caricamento di questo programma. Ci metterà un pochino perché comunque occupa parecchi blocchi. Al termine del caricamento comunque dovrebbe partire in automatico. Attendiamo pazientemente, d'altronde siamo abituati con il Commodore 64 ad aspettare i tempi biblici. Ecco qui, il programma è partito, questa volta dice gioca alla torre di Hanoi o falla risolvere il tuo Commodore 64 con il metodo ricorsivo. Attendiamo l'inizializzazione degli sprite e qui possiamo già vedere magari la soluzione con 3 dischi. Allora, prima ci fa scegliere con quanti dischi vogliamo avere a che fare, poi possiamo scegliere se giocare o vedere la soluzione. Io gli dico S e a questo punto vediamo il motore grafico che mi fa vedere gli spostamenti necessari e qui vediamo effettivamente mossa per mossa il numero dei pioli coinvolti. Abbiamo 7 mosse, ecco l'ultima mossa. Finito. Complimenti, hai risolto il gioco. In realtà l'ho risolto l'algoritmo ricorsivo. Puoi giocare ancora? Sì. Proviamo con 1. Ancora soluzione. Soluzione banale, una mossa da 1 a 3. Ok. Proviamo ancora. Proviamo con 5 dischi. Soluzione. E avanti così. Abbiamo 31 mosse. Chiaramente è più lento adesso perché c'è la parte di animazione, chiaramente, che deve essere anche comprensibile, altrimenti non sarebbe apprezzabile. Chiaramente il motore che vedete grafico è esattamente quello del primo programma, quindi se ci fosse per caso una mossa impossibile, vi darebbe un errore di mossa non possibile. Quindi effettivamente c'è sempre come dire, il controllo che le mosse che vengono fatte siano effettivamente compatibili con le regole del gioco della torre di Hanoi. Ecco, vedete, abbiamo spostato il disco 5, siamo effettivamente a metà del numero delle mosse previste, siamo alla mossa 20 ormai. Mancano 2 dischi, ragazzi, 2 mosse. Ed ecco qui
in 31 mosse risolto la torre di Hanoi con 5 dischi. Beh, vediamo le conclusioni. Perché ho fatto questo video? Perché fondamentalmente la programmazione ricorsiva è veramente affascinante ed è molto molto elegante ed effettivamente si può implementare anche su macchine semplici. Io questo algoritmo infatti l'avevo implementato più di 20 anni fa, adesso non vorrei dire 30, ma forse sono anche 30, quando ero studente con una calcolatrice Casio che aveva la memoria più o meno simile a quella del Commodore 64, aveva la possibilità di chiamare delle funzioni, ma non aveva lo scopo delle variabili, esattamente come il Commodore 64. Aveva però una funzione che mi permetteva di fare il push e il pop all'interno dello stack. Quindi mi è venuta in mente questa cosa, ho detto, perché non proviamo a provare a scrivere questa cosa ricorsiva con il Commodore 64? Non lo so se qualcuno ha mai provato a fare una cosa del genere. Comunque, questo è un metodo che potete utilizzare con tutti i vostri algoritmi ricorsivi, a patto di avere ovviamente la risorsa principale, cioè la memoria sufficiente per andare a memorizzare tutti i dati che vi servono, chiaramente. Una piccola finale considerazione. Navigando in internet ho trovato un articolo di C64 Wiki dove parla della ricorsione col Commodore 64 e fa proprio l'esempio della torre di Hanoi. Queste righe qui che vedete, io le testate, effettivamente funzionano, ma non è la vera e propria ricorsione. Perché? Perché non ha il salvataggio dello scopo delle variabili. E quindi se provate effettivamente ad analizzare il codice, sebbene funzioni, vi renderete conto che non è proprio quello canonico. Infatti a un certo punto, alla riga 130, le variabili dei pioli vengono invertite perché appunto non c'è un ritorno allo stato originale. Quindi il programma funziona anche bene, bisogna dirlo, però non è la vera ricorsione. La vera ricorsione è quella che ho fatto io, quella che vi ho dimostrato in questo video, con il ripristino delle variabili allo stato principale. Quindi se volete comunque provare anche questo programmino, sicuramente funziona, ma non è la vera ricorsione. Ok? Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi al canale, condividete il video e mettete un bel like. Ci vediamo alla prossima. Ciao!